Ciò di cui vi parlerò adesso si è reso possibile per proporzioni e prospettive solo grazie al fatto che viviamo il momento della storia del mondo più eccitante da un punto di vista comunicativo, chiaramente il web. Sono un medico, vi parlerò di economia che non se la passa un granché bene. Crisi significa inefficienza del sistema, significa che le promesse non combaciano con i risultati, anzi sono diametralmente opposte. La creatività è pensare in modo diverso, pensare pensieri diversi da quelli che hanno creato la crisi che ci troviamo a dover superare. Quando sei nel bel mezzo di una crisi ti trovi che tutto è complesso, ma è complesso solo ciò che non capisci o è complesso ciò che è talmente chiaro, talmente evidente, che è solo incredibile. Siamo partiti in 5, ci siamo fatti un paio di domande, eravamo a stomaco pieno e ben disinibiti dall'alcol. Che cos'è l'economia? L'economia sono le regole della casa, le regole che una comunità si dà per far sì che ciascuno abbia ciò di cui ha bisogno e non per sottrarre le cose necessarie alle persone. Che cos'è la moneta? La moneta è un'unità di misura, non è un valore la moneta, è un righello. Sembra banale dirlo, ma la moneta non la mangi, sembra banale dirlo, la moneta non ci interagisci, non risponde a una domanda, non fa una risata. Ed è come se la moneta oggi è uno strumento di debito che si porta dietro un interesse. È come se io per andare a Roma oggi ci vado con 200 km, l'anno prossimo come interesse al 10% ci vado con 220 km. Di anno in anno dove va a finire il Colosseo? Oppure il Vaticano finisce in Svizzera. L'economia prevede che ci sia circolarità, che voi ve ne accorgiate o meno quando spendete i soldi, questi linearmente passano dall'economia reale, quindi scambi di beni e servizi, verso l'economia finanziaria e non tornano indietro. L'economia oggi, quella del debito che si sta sgretolando sotto i nostri occhi in modo irreversibile, prevede 3 cose sostanzialmente. Prevede dipendenza unilaterale, prevede scarsità e prevede precarietà. Noi dobbiamo pensare un modo di creare un'economia che preveda interdipendenza, cioè ciascuno di noi dipende dall'altro, che preveda abbondanza e preveda, se ce la facciamo a pensarla anche filosoficamente, libertà. Come arcipelago SHEC, da quei 5 ne siamo oltre 150 adesso a lavorare attivamente al progetto, abbiamo creato 2 binari paralleli, da una parte uno strumento e da una parte un modello. Lo strumento è lo SHEC, i soci di arcipelago SHEC fanno un patto. Il patto che prevede che all'interno dell'associazione i soci si sostituiscono una parte del prezzo delle cose che fanno con una percentuale in SHEC. Se il conto del ristorante è 100, chi ha mangiato pagherà 90 euro e 10 in SHEC, nella percentuale del 10%. Chi ha cucinato incasserà i 10 SHEC e li potrà spendere da qualcun altro con lo stesso meccanismo con cui li ha spesi lui. Ciascun socio di arcipelago si iscrive all'arcipelago e riceve 100 SHEC e ne può ricevere 500 all'anno gratuitamente. Solo le aziende pagano 20, 10 in SHEC e 10 in euro, arcipelago accetta il 50% di SHEC. E lo facciamo perché la Guardia di Finanza, quando ci è venuta a trovare, ha ritenuto che fosse incredibile quello che noi facevamo gratuitamente. Se sei un dipendente, se sei un pensionato, se sei uno studente, se sei uno che non ha reddito, i SHEC ti vengono dati gratuitamente, in realtà ti vengono dati a costo della tua attenzione, della tua partecipazione e della tua voglia di diventare una persona più libera. Lo SHEC non è una moneta perché non può essere cambiato in altre valute. Lo SHEC può essere speso solamente all'interno di un sistema di economia locale, economia circolare, quindi piccole e medie imprese. E con questi vincoli il nostro progetto o funziona per la comunità che ci partecipa o non funziona per nessuno. Non ci può essere un singolo persona che ha più vantaggi rispetto agli altri. E ci troviamo nell'era tecnologica, abbiamo i conti correnti in SHEC, abbiamo database con geolocalizzazione, abbiamo i codici QR e le applicazioni per gli smartphone. L'economia dovrebbe essere qualcosa che mette insieme regole che dà a tutti il necessario, in armonia con la natura, in armonia con la circolarità della natura. Dove ci può portare un modello economico che non prevede il rispetto della biodiversità, il rispetto della libertà e il rispetto della circolarità della natura? Da nessuna parte.
Il modello che noi abbiamo creato, abbiamo diversi progetti in cantiere, o anzi operativi, e ne parlerò solo di uno, ma il principio è semplice. Se un'azienda insiste su un territorio, non può portare i profitti fuori dal territorio. Se un'azienda è florida in un punto, la comunità con cui si trova questa azienda deve essere florida insieme a lei. Non ci può essere separazione tra questa cosa. Noinet è una cooperativa che fornisce internet e telefonia a reti wifi di tipo mesh, significa che ogni socio che è proprietario della cooperativa, ogni computer è sia trasmettitore che ricevitore del segnale. Nella intranet la velocità viaggia a 300 mega e con la banda larga, quindi con la trasmissione al di fuori della intranet, a 8 mega garantiti. I soci e gli utenti pagano il canone in check. Come funziona? I profitti dell'azienda devono andare ad abbassare le tariffe fino eventualmente a portarle a zero. Perché se una volta che ti sei pagata l'infrastruttura non devi ripagartela continuamente, oppure se hai un minimo di profitti fai un progetto, un concorso di idee per far sì che la gente di quella comunità possa migliorare la propria comunità. Questo è un modello che sottrae la comunità dalla distorsione di pagarsi in continuazione l'infrastruttura per decenni con le tariffe e con i canoni. E poi non ci vedete qualcosa di fantastico nel pensare di creare un modello circolare che si sottragga e si smarchi dall'economia finanziaria. Gli check come struttura, come pezzo di carta, sono un'opera d'arte, sono un memorandum che ci dice perché facciamo quello che facciamo, come lo facciamo, dove vogliamo arrivare e quali sono i nostri ideali. Su ogni pezzo di check c'è scritto qualcosa, c'è scritto dal denaro al donare, l'anagramma della stessa parola che cambia completamente la prospettiva rispetto a dove andiamo come società e come comunità. Di proprietà del portatore, distribuito gratuitamente, senza scopo di lucro, non crea debito. Sono 4 concetti ineludibili per poter girare la telecamera e guardare da un'altra parte e cambiare il modello di economia. Non venderò mai la mia libertà per tutto l'oro del mondo e come collettività rischiamo seriamente oggi con gli strumenti tecnologici che abbiamo di riuscirci. Ce la potremmo addirittura fare. La moneta è un mezzo o un righello, al sole non serve un soldo, i beni comuni, acqua, aria, sole, non sono monetizzabili. Nel momento in cui cerchiamo di metterci le mani e vogliamo monetizzarli, stiamo interferendo con una cosa enorme che ci nutre e non va bene. La terra è un dono, il denaro al debito è un disonore, la terra è madre, la terra è nutrice, la terra è culla dopo la morte, i contadini sono gli unici rimasti a cercare di proteggerla, stracciati, compressi nel meccanismo del debito e noi dobbiamo accorgerci di questa cosa. Se non pigliamo l'oro non riusciamo a tirarci fuori. Signore e signori, il signoraggio signora, questo è un link, andate a vedere cos'è il signoraggio, che cos'è la truffa monetaria, che cosa c'è dietro questo. Dietro gli check c'è un righello che scorre lungo un grafico che è il grafico del debito mondiale in fase esponenziale e tra il debito e il futuro c'è un ponte attraversato da bambini o da folli che cercano di passare oltre questo meccanismo. I numeri, 20.000 soci in Italia, più di 2.000 aziende, abbiamo quasi 2 milioni di check in circolazione. Ci stiamo finanziando, se siamo in tanti, senza debito, la possibilità di essere liberi. Vi chiedo oggi se avete qualche buon motivo per non averli in tasca, per non farli vedere in giro e se è possibile usarli e proteggervi. Grazie.